Ciao amici e bentornati sul mio canale. Come avete visto in un video precedente che avevo acquistato usato un stabilizzatore HPS 1300 dell'Alco perché sulla mia roulotte sul libretto di circolazione prevede solo oltre a quello originale l'installazione di questo modello qua, solo che come vi avevo detto nel precedente video è uscito fuori produzione e per poter installare un altro stabilizzatore bisognava fare tutte pratiche e contattare il costruttore per fare la variazione sul libretto, andare in motorizzazione con l'audio e così. Allora ho cercato sul mercato dell'usato uno stabilizzatore di quel modello, l'ho trovato a circa 80 euro, per cui l'ho acquistato subito e come avete visto nel precedente video l'ho revisionato e ora volevo farvi vedere come lo installerò sulla mia caravan. Seguitemi e vedremo come fare. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Bene amici, questo qui è il gancio che ho acquistato. La scatola è quella del HPS 3004 perché loro l'avevano sostituito e me l'ha fornito in questa scatola. Come vedete qua ho dei pezzi di ricambio che ho acquistato su un sito, che però per la revisione non ho avuto problemi perché i ferrodi e tutte le guarnizioni erano ancora abbastanza integre. Comunque se volete vedere ho pubblicato il video e andate sul canale e lo trovate. Bene, questa qui è lo stabilizzatore e poi ci sono gli accessori, il riduttore, l'adattatore per il pistone, e poi importante che quando ho sostituito il damper del pistone del repulsore non avevo il fermo per quando si sfila il bullone, per evitare che il pistone venga in avanti. Questo è molto importante. Ok, ora inizieremo con lo smontaggio del gancio e svitando questi bulloni e inserendo il perno per evitare che appunto il pistone del repulsore venga in avanti. Nel mio caso la chiave è una 19. Bene, ora cercheremo di inserire questo perno all'interno in modo da bloccare che vada a fissare il pistone perché non venga in avanti, e così potremo in automatico sfilare il giunto a sfera. Come avete visto non è venuto in avanti, diamo ancora un colpettino in modo da poter sfilare il giunto a sfera, anche se è andato un po' troppo. Che come vedete non è proprio preciso. Andiamo a provare a girarlo. Ok, questa volta sembra andato perfetto.
spingiamo leggermente dentro. Ok, e adesso lui è filo. Ora eliminiamo questo e il giunto a sfera viene via. Ok, a questo punto proviamo a presentare lo stabilizzatore, vediamo se devo mettere qualche riduzione. Come vedete è un po' ampio. Bene, come vedete questo è l'adattatore per se avete il tubo più stretto. A questo punto andiamo a prendere i suoi bulloni . Sarà il primo che troveremo un po' di difficoltà perché bisogna... Ok, perfetto. Come vedete i suoi originali sarebbero stati corti, per cui se lo comprate usato verificate che abbiano i suoi bulloni, perché come vedete la differenza è molta. Ora a questo punto andremo a prendere il nostro martello e faremo scivolare via il perno che abbiamo precedentemente inserito. Facciamo attenzione perché sennò sarà un abbraccio poi. Ok, come avete visto abbiamo risolto il problema. Bene, come avete visto lo spinotto è uscito e adesso non ci resta che imbullonare il tutto. Userò i miei bulloni perché come vedete è stato un cane che li ha sviluppati. Bene,
perfetto, questo è ben serrato, il gioco che era già prima giusto. Niente, ora proviamo a fare una prova d'aggancio, che è la prima volta che andrò a farla. Liberiamo il tutto. Bene, ora solleviamo il tutto, alziamo ancora bene, e ora abbasseremo. Perfetto, ok, e ora non resterà che chiudere i ferodi. Come vedete è arrivato è uscito il colore verde, per cui indica che il gancio è in sicurezza, e provarlo. Bene amici, anche lo stabilizzatore è montato, ho fatto un giro di prova e devo dire che non avevo mai trainato una caravan con lo stabilizzatore, e già prima me ne accorgevo poco perché col Fremont è un bel trainare. Con lo stabilizzatore proprio sembra di non aver nulla attaccato, per cui bisogna fare doppia attenzione per non farsi prendere la mano. E niente, come vi ripeto, ho fatto questa modifica sempre nell'ottica che invecchiando i riflessi cominciano a rallentare, per cui più sicurezze ci sono meglio è. E qui finisce questo nuovo video. Se vi è stato utile vi invito a lasciare un like, se non vi è piaciuto ditemi perché non vi è piaciuto e servirà per migliorare. Vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo. Ciao a tutti!